Buongiorno a tutti, è un piacere essere oggi qui nella casa dei nostri cugini del Jiangsu Suning. Oggi ci sentiamo come a casa e siamo contenti di poter rispondere alle vostre domande prima della partita della ICC International Championship Cup contro la Juventus che sarà domani pomeriggio. Cominciamo con una domanda di PPTV. Buonasera mister, sono giornalista da PPTV. Io volevo chiedere, dopo degli allenamenti di questi giorni, in quali aspetti pensa che Inter potrà migliorare nella partita contro la Juventus rispetto a quella contro Manchester United? Grazie. Sì, stiamo sicuramente cercando di lavorare su dei concetti di gioco nella fase di possesso, nella fase di non possesso. È inevitabile che più ci si allena, più si gioca partite e più si inizia ad apprendere un po' questi concetti e chiaramente anche si analizzano le cose positive, le cose negative e cerchiamo di correggere. Ripeto, sicuramente stiamo lavorando ed è molto, molto importante questo, avere questo tipo di partite aiuta, perché aiuta ai giocatori a assimilare ancora di più i concetti che sto cercando di trasferire nella fase di possesso e di non possesso. È un giornalista da Hupu Sports, Mr. Conte è abbastanza famoso in Cina. Le hanno dato anche un soprannome, significa lei è Mr. Kong, ma molto diretto, che esprime tutte le cose esplicitamente. Cosa ne pensa di questo soprannome? No, innanzitutto sono contento se come ha detto questo giornalista sono conosciuto in Cina, sicuramente un motivo di orgoglio e di soddisfazione. Detto questo, mi auguro che il soprannome non sia niente di offensivo, però dico per il resto, ecco, comunque io penso che la chiarezza sia sempre, la chiarezza e l'onestà, la trasparenza sia sempre alla base di ogni rapporto lavorativo, sia con il calciatore, con i dirigenti e con i tifosi. Penso che questo sia molto importante. Ciao Antonio, volevo chiederti sostanzialmente le tue sensazioni dopo l'incontro che avevi avuto ieri con i dirigenti e col Presidente, se insomma, la cosa ti aveva soddisfatto e ti eri sentito rassicurato insomma, dalle parole del Presidente. Io non penso, ecco, che dovevo essere rassicurato, anche perché ho sempre parlato di essere fiducioso nel lavoro del club, quindi penso che non avevo e non ho bisogno e non mi è stata data nessuna rassicurazione. C'è stato un incontro, un meeting e abbiamo parlato in maniera molto serena, come abbiamo sempre fatto. Buonasera mister, ha avuto da qualche giorno a disposizione Mattias Vecino e Diego Godin che si sono aggregati al gruppo. Le chiedo intanto come li ha visti e Skriniar oltre Cristiano Ronaldo, che ti fa più paura della Juventus. Okay. Sì, per quello che riguarda Mattias Vecino, sapete benissimo che si è aggregato con noi insieme a Diego Godin da lunedì. Per quello che riguarda Mattias, veniva da un infortunio serio a livello muscolare patito nella partita in Coppa America e quindi sta lavorando, però stiamo andando anche molto cauti per cercare di rispettare i tempi di recupero, anche se è molto vicino comunque al recupero, visto che si sta allenando da un punto di vista fisico. Per quello che riguarda Diego Godin, ha iniziato gli allenamenti con noi, sicuramente sono due ottimi giocatori che si sono uniti e io sono molto contento di averli a disposizione.
Juve ce l'ha tanti buoni giocatori, tanti forti giocatori, sicuramente Ronaldo è uno dei più, poi però c'è anche Gonzalo Higuaín, Dybala, Douglas Costa che sono giocatori fortissimi, quindi bisogna stare attenti e bisogna stare concentrati. È una domanda per mister. Domani ci sarà la partita contro Juventus dove ha anche lavorato nel passato. Cosa ne pensa di questa amichevole di domani? Ma è sicuramente un'altra amichevole importante, così come è stata quella contro il Manchester United. È un momento in cui siamo in preparazione, sia noi che la Juventus, però stiamo parlando di due tra le più importanti squadre in Italia, quindi penso che sia noi che la Juventus cercheremo di giocare una buona partita e per quanto riguarda noi allenatori cercheremo di vedere e speriamo di vedere dei miglioramenti al di là del risultato che possa essere positivo o negativo. Salve, Andrea Ramazzotti, Corriere dello Sport, una domanda per il mister e una per Skriniar. A Skriniar chiedo se c'è un modo, un segreto, un qualcosa per cercare di fermare Cristiano Ronaldo, e al mister, siccome si continua a parlare tanto comunque di Lukaku, che è un giocatore che ha una valutazione importante, se dopo l'incontro di ieri hai ancora fiducia che possa arrivare all'Inter o se cominci anche a valutare anche altre alternative come per esempio Leao. Grazie. Non è mai facile giocare contro Cristiano Ronaldo, che è uno dei giocatori più forti, forse anche più forte al mondo, quindi bisogna cercare di fermarlo, non solo io, però tutta la linea difensiva, tutta la squadra insieme. Però come ho detto prima, Juve non è solo Cristiano Ronaldo, perché ce l'ha tanti altri giocatori forti. Ma per quello che riguarda sempre il mercato e per i nomi che circolano dei calciatori, io penso che comunque ci saranno fatte delle riflessioni e poi saranno prese delle decisioni per il bene dell'Inter, tenendo conto di tutto, non solo del campo, ma anche da parte del fair play finanziario. Quindi saranno prese delle decisioni per il bene dell'Inter, ripeto, tenendo conto di tutto e sapendo che decisioni possono spostare comunque l'ago della bilancia e anche le aspettative. Una domanda per mister. Secondo lei comunque proprietario dell'Inter è Sunin, vuole sapere se lei ha notato qualche cambiamento che Sunin ha portato all'Inter. E la seconda domanda è, comunque anche Chelsea è un club straniero, rispetto all'Inter come si sente, cioè quali sono gli aspetti più diversi, l'esperienza che l'ha fatto con l'Inter, con Chelsea e quello che sta facendo con l'Inter, quali sono le differenze, come si trova? Ma sicuramente l'avvento della nuova proprietà sta portando dei cambiamenti, però come sapete benissimo quando apporti dei cambiamenti hai bisogno di tempo per assimilare i cambiamenti, per cercare di creare una base solida per portare il club al livello che compete. Però sicuramente la proprietà è una proprietà ambiziosa che sta facendo dei cambiamenti e penso che i cambiamenti sono sotto gli occhi di tutti, però come ho detto, quando fai dei cambiamenti devi porre delle basi importanti e costruirci, e quindi comunque c'è bisogno di tempo. Per quello che riguarda la mia esperienza di tornare in Italia, sicuramente l'esperienza inglese è stata una bella esperienza.
mi ha arricchito molto professionalmente, però adesso ecco, sono tornato in Italia e sono contento di essere tornato in Italia, di essere a capo di una squadra tra le più importanti in Italia. Salve, Antonio Parilla, La Stampa, ciao. Volevo chiedere, se non vado errato, è la prima volta dopo che ha lasciato la Juventus che l'affronti l'avversario, perché tra Chelsea e Nazionale ovviamente non è capitato. Volevo sapere che spazio c'è per emozioni personali e se, conoscendo i due ambienti, Juve e Inter può mai essere davvero un amichevole. Grazie. Sì, effettivamente è la prima volta da quando è finito il mio rapporto con la Juventus, che rincontro la Juventus da avversario, perché in passato è successo con l'Arezzo e con l'Atalanta. È inutile dire che comunque mi provoca emozione, questo penso che sia umano, sia naturale. Al tempo stesso so ecco, che la Juventus è un avversario e la Juventus mi considera un avversario e quindi faremo di tutto da ambedue le parti per cercare di superarci. Questo penso che sia normale, come è normale penso che comunque all'inizio rivedere tanti amici sarà emozionante, poi ci sarà il fischio d'inizio e ognuno combatterà per cercare di superare l'avversario. We are from Mongolia and Manar Media. My question is for Antonio. You are managed in the England Premier League and the Italian Serie A. And in your opinion, what is the difference between the two leagues? It's a very simple question. Diciamo che penso che in questo momento non offendo nessuno se dico che la Lega inglese è la lega più importante e più difficile da giocarci e da vincere. C'è grande competitività, ci sono 6 squadre che partono con possibilità di vincere. Penso che in Inghilterra sia molto molto difficile vincere un trofeo che possa essere il campionato, la Premier League, l'FA Cup o la Coppa di Lega. Il campionato italiano sta tornando a crescere e questo è molto importante. Secondo me si stanno facendo dei miglioramenti sotto tutti i punti di vista, si sta lavorando anche sulle infrastrutture, si sta tornando ad essere competitivi sia a livello nazionale che internazionale. Però ecco, sicuramente in questo momento io penso che il campionato inglese sia di una spanna superiore a tutti gli altri campionati. Volevo chiederti, Antonio, se ti ha sorpreso vedere un allenatore come Sarri sulla panchina della Juve, se ti consideri della sua stessa categoria, sai questo dibattito che c'è stato in Italia negli ultimi anni, e come ultima cosa, quanto hai pensato, quanto hai sperato, quanto sei stato vicino a giocare questa partita sull'altra panchina, non so, quella dell'Inter? Io penso che la Juventus abbia preso la propria decisione e quindi non sta a me giudicare assolutamente. Sarri sicuramente è un ottimo allenatore e se la Juventus ha preso questa decisione penso avrà avuto le buone ragioni, i buoni motivi per quello che ha fatto in Italia, per quello che ha fatto in Inghilterra. Io non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata né niente, è sempre stata l'Inter a mostrarmi grande interesse, grande affetto e di questo sono grato all'Inter ed è
anche per questo affetto, per questa corte insistente che mi è stata fatta fin dall'inizio, sento grande responsabilità oggi nei confronti del mio nuovo club, di cercare di fare qualcosa di importante tutti insieme, di costruire qualcosa che in questo momento non c'è, ma che ci sono tutte le basi per fare. Ecco. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie. Buona serata. Buona serata.